Ecco alcuni semplici comportamenti che gli psicologi collegano ad una vita sana e felice. Annotare le tue sensazioni di gratitudine. La scienza spiega che annotare, per esempio, su un diario le tue sensazioni è un ottimo modo per chiarire i tuoi pensieri, risolvere i problemi ed alleviare lo stress. In un recente studio hanno formato 3 gruppi di volontari che tenevano diari settimanali basati su un singolo argomento. Mentre il primo gruppo scriveva degli avvenimenti principali accaduti quella settimana, il secondo gruppo scriveva delle scocciature che aveva provato, mentre l'ultimo gruppo scriveva delle cose per cui era grato. Dopo 3 mesi, i partecipanti al gruppo del diario della gratitudine riferirono di sentirsi più ottimisti e più soddisfatti delle proprie vite rispetto a quelli degli altri gruppi. Guardare le stelle in una notte limpida. Alcuni studi recenti hanno scoperto che stupirsi quando si osserva un cielo stellato può aiutare a proteggersi dallo stress e dall'insoddisfazione, impedendo al corpo di far fronte alle malattie cardiache, all'artrite, alla depressione e alla malattia di Alzheimer. Le persone che mostrano stupore guardando le stelle sono generalmente persone curiose e propense ad atti generosi nei confronti degli altri. Meditare. Molti studi suggeriscono che la meditazione o concentrarsi intensamente in silenzio sul presente può contribuire a ridurre le sensazioni di depressione e di ansia. Ricerche svolte su persone che meditano da molto tempo, ad esempio i monaci buddisti, dimostrano che i cervelli di queste persone hanno aree ben sviluppate che potrebbero essere collegate a una consapevolezza e un controllo emotivo maggiore, oltre a mostrare cambiamenti cerebrali collegati ad autocoscienza, prospettiva e memoria. Fare una passeggiata nella natura. Una breve passeggiata in mezzo alla natura potrebbe essere un ottimo antidepressivo naturale per cacciare via i pensieri negativi. Camminare all'aria aperta riduce lo stress e l'ansia, aumenta l'autostima e rilascia endorfine. Ricerche hanno dimostrato anche che nelle donne di età superiore ai 70 anni l'esercizio aerobico aumenta il valore dell'ippocampo, che è la parte del cervello associata alla memoria. Fissare degli obiettivi specifici che sai di poter raggiungere. Quando fissi i tuoi obiettivi, sii specifico e poniti delle mete che sai di poter raggiungere. Ad esempio, invece di porti un obiettivo come salvare l'ambiente, cerca invece di riciclare di più. Questi 2 esempi sono stati sperimentati su un gruppo di volontari. A un primo gruppo era stato affidato una serie di obiettivi specifici come ricicla di più, mentre il secondo gruppo aveva obiettivi più ampi come salva l'ambiente. Anche se il secondo gruppo aveva portato a termine lo stesso compito del primo, le persone del secondo gruppo hanno riferito di sentirsi meno soddisfatte di se stesse rispetto a quelle del primo. Gli amici potrebbero fornire una maggiore felicità rispetto a trascorrerlo con la famiglia. Uno studio di ricercatori ha utilizzato una app chiamata Mappiness al fine di determinare se le persone erano più felici con i propri amici, i genitori o i figli. La app inviava avvisi chiedendo alle persone quanto si sentivano felici su una scala da 1 per niente a 11 molto nel corso del giorno. Analizzando oltre 3 milioni di comunicazioni di oltre 50.000 volontari, i ricercatori hanno scoperto che le persone sperimentavano in media un aumento dell'8% di felicità quando erano con gli amici, rispetto all'1,4% quando erano con i genitori e solo allo 0,7% con i propri figli. Accantonare il rancore. Arrabbiarsi per un torto subito è normale, ma se tale emozione rimane per molto tempo, allora l'emozione si trasforma in rancore. Il motivo per cui il rancore è grave per la felicità sta nel fatto che le emozioni negative associate al rancore cedono il passo al risentimento e a pensieri di vendetta, che a loro volta lasciano poco spazio alla felicità. Ecco perché è sempre meglio dimenticare anziché portare rancore, per un minor stress psicologico, una maggiore abilità fisica e una vita più lunga. Sporcarsi le mani con la terra. Avete mai visto qualcuno prendersi cura di un orto ed essere nervoso? Secondo uno studio, nella terra si annida un batterio che provoca effetti simili agli antidepressivi e stimola il rilascio di serotonina nel cervello. Non solo, ma respirare l'odore di terra spesso risolleva il morale. Fare esercizio fisico. È dimostrato che l'esercizio fisico aumenta nel cervello le sostanze chimiche che portano benessere e alleviano la depressione, l'ansia, riducendo il rischio di Alzheimer, patologie cardiovascolari
e migliorano l'autostima. Per ottenere questi cambiamenti positivi bastano solo 20 minuti di esercizio al giorno e migliorano l'umore fino a 12 ore dopo l'attività. Le persone attive sono più felici e più soddisfatte delle proprie vite. Per concludere, siate pazienti perché la felicità tende ad aumentare con l'età. Potete quindi stare tranquilli che le vostre possibilità di essere felici nel futuro sono buone.